Ciao popolo! Ormai mancano pochi giorni e sta arrivando il Branca Natale, per cui un piccolo video, ma come al solito dopo. E rieccomi qua, e ormai tiriamo giù la maschera, Branca Natale è solo io. Quindi immaginate in questo periodo pieno di lavoro perché tutti scrivono le letterine, perché le letterine non si scrivono solo a Babbo Natale, si scrivono anche a Branca Natale. E io ce n'ho qui un po'. Ne ho trovata una carina che ve la voglio leggere. Oggi veramente il video è corto. Allora, c'è? E vedete mica che Branca Natale imbroglia. Allora, caro Babbo Natale, anche se quest'anno ho fatto la brava, non ti scrivo questa letterina per me, per avere giocattoli e cose belle, ma solo perché vorrei chiederti se puoi fare un regalo al mio papà. Lo so che è grande e che dice sempre che tu non esisti, ma ti prego di fare uno strappo alla regola e fargli lo stesso un bel regalo, perché altrimenti a casa non si vive più. È già da qualche mese che il mio papà ha deciso di farsi la barba con quei rasoi che usavano una volta i barbieri e, almeno all'inizio, in casa eravamo tutti contenti perché lo vedevamo felice, sempre profumato e senza quella barba che mi faceva pizzicare la faccia quando mi dava i baci. Ma vedi? Per qualche tempo, per la verità un po' poco, ha funzionato tutto bene, almeno fino a quando non abbiamo sentito papà pronunciare una parola che prima in casa mia nessuno aveva mai sentito. Affilatura. Il mio papà ha iniziato a comportarsi in modo strano. Ha iniziato a passare tanto tempo a strofinare i suoi rasoi su delle strane pietre, sempre nuove e sempre diverse, anche quando non si doveva fare la barba. In effetti era un po' strano, ma lui era contento e sia io che la mia mamma lo abbiamo lasciato fare. Ma poi abbiamo iniziato a notare alcune cose strane. Papà ha cominciato a parlare in un modo tutto strampalato e per giunta da solo. Mentre usava le sue pietre, che ci ha proibito categoricamente di toccare, ha iniziato a bofonchiare parole incomprensibili, addirittura in tante lingue diverse. Ogni tanto parlava in inglese. L'ho sentito mentre diceva cose tipo bevel, tongue, stropping, grit e altre cose che non riesco a dirti. E a volte in giapponese. Naka qualche cosa, shobu qualcos'altro. Sembrava posseduto da uno spirito. Col passare del tempo le cose sono andate a peggiorare. Una volta l'ho sentito dire alla mamma: vado a fare sbringate e sbranghete. E io mi sono anche vergognata perché sarò pure piccola, ma non sono stupida. Anche la mamma aveva un'espressione imbarazzata e forse anche un po' sorpresa, ma avevamo capito male. Dopo aver detto quella brutta cosa, papà è andato nella sua stanza e si è messo a strofinare i rasoi sulle pietre. Non sai quanto c'è rimasta male la mamma. In pochi mesi papà ha speso molti soldi e la mamma ha iniziato a non essere più così contenta del passatempo di papà. La casa si è riempita di tanti oggetti strani, pensa addirittura un microscopio. I rasoi e le pietre non si contano più e come se non bastasse, c'è stata anche un'invasione di saponi, pennelli e tantissime bottigliette di liquido profumato e creme che papà usa prima e dopo essersi tagliato la barba. Io tante cose in bagno non le avevo viste e neanche la mia mamma usa tanti prodotti. Però, alla fine, abbiamo capito qual era la causa del grande cambiamento delle abitudini del mio papà. Un giorno, quasi per caso,
Lo abbiamo trovato mentre guardava un video sul computer e stava guardando un vecchio signore paffutello che parlava proprio di pietre e di rasoi. La cosa si è ripetuta tante volte e ancora adesso, quando non lo vedo in giro, scusa, difficile da leggere, quando non vedo in giro il mio papà, puoi stare sicuro che è davanti al computer o al cellulare a sentire quel signore che fa vedere pietre, rasoi e strane strisce di pelle. Più guarda i video di quel signore e più si comporta in un modo strano. Pensa che adesso, quando esce per andare al lavoro e anche la sera quando ritorna, ci saluta dicendo ciao popolo. Adesso sono anche molto preoccupata per la salute di quel signore che fa i video, perché ho sentito dire la mamma che diceva se lo prendo lo ammazzo. E la mia mamma queste cose non le aveva mai dette. Papà dice anche che prima o poi si farà una maruca, ma io non voglio che vada con quelle signorine e che tradisca la mamma. Insomma, caro Babbo Natale, solo tu puoi aiutarmi. Ho saputo che papà vorrebbe per Natale una nuova pietra, ma sono sicura che se la compra, questa volta la mamma gliela tira dietro e io non voglio che loro litighino. Potresti portargliela tu? In fondo ti sto chiedendo solo un sasso, niente di impegnativo. Se proprio non puoi portargliela, almeno potresti far sparire quel signore da internet. Magari papà tornerebbe come prima. Ti mando un grande abbraccio. Allora, carissima, io capisco benissimo che cosa sta succedendo nella tua famiglia, perché sta succedendo in tante tante case. Pensa, anche nella branca casa abbiamo di questi problemi. Io non so se posso portare la pietra al tuo papà, anche perché di pietre ce ne sono tante. Io non so tuo papà qual è la pietra che vuole, che cosa gli manca. E sinceramente non vorrei neanche levare quel signore cicciottello da internet perché lo guardo anch'io. E mi ci hai fatto pensare, sono stato tentato, dico adesso quasi quasi lo tolgo. Ma poi ho pensato che rimarrebbero comunque tante persone su internet che parlano di pietre e soprattutto che parlano d'affilatura. E li ho visti anche io. Mamma mia! Sai che c'è? Forse è meglio che quel signore Paffutello continui ad aiutare le persone che vogliono avvicinarsi al mondo dell'affilatura. Perché sai, ci sono persone che vogliono veramente aiutare, persone che hanno piacere che tanta gente impari a farsi la barba con quei rasoi che usavano una volta i barbieri. E c'è tanta gente che invece con questa scusa cerca solo di venderti qualche cosa. Adesso è Natale, oggi è Natale, non ti voglio fare delle polemiche. State tranquilli, tuo papà non è impazzito, no, non c'è niente che non va nella testa di tuo papà, è solo felicissimo di aver trovato un bel hobby, un hobby che comunque lo fa stare dentro casa. Tu non è un papà che va in giro, si va a spendere i soldi al bar, e quella Maruca non è una donnina allegra, è un'altra pietra, anzi una grandissima pietra, che è un po' l'obiettivo di tante persone che vogliono affilare. Io so che questa letterina non era per me, era per caro Babbo Natale, ma me l'hanno portata, forse perché hanno letto il contenuto e me l'hanno voluta girare, quindi anche se tu hai scritto a Babbo Natale ti risponde Branca Natale. Non ti preoccupare per tuo papà sta benissimo, tuo papà sta giocando con quelle pietre, con quei coltelli, e ti assicuro che mentre lo fa è contento, è sereno, è rilassato, è concentrato su quello che fa, scarica tutte le tensioni accumulate fuori al lavoro, nella vita di tutti i giorni, per cui lasciatelo fare. Anzi, spingetelo, perché se impara non solo ad affilare,
ma impara anche a fare le creme, i saponi. Tu e mamma, capisci a me? Potresti averne un grande beneficio. Anche la branca moglie ogni tanto fa la spesa nel bagno di Branca Natale. Detto questo, ragazzi, scusatemi, mi sono voluto giocare un pochettino. Mancano pochissimi giorni a Natale. Mi serviva una scusa per fare gli auguri a tutti quanti e l'ho voluto fare così, giocando e scherzando un pochettino insieme. Io vi auguro tutto il bene possibile e non soltanto, anzi assolutamente non sto parlando di affilature, non sto parlando di pietre, non sto parlando di rasoi. Io vi auguro tutto il bene possibile nella vita. Vi auguro di passare un sereno Natale con le famiglie, chi può. Voglio fare tanti auguri a chi il giorno di Natale sarà impegnato, sarà al lavoro, quindi non potrà godere dell'affetto dei propri cari, ma queste sono le persone che mandano avanti la baracca, le persone a cui noi dobbiamo dire tanto. Ci saranno tanti vigili del fuoco, poliziotti, carabinieri, medici, infermieri. Ci sarà un mondo di persone impegnate a Natale e a loro per primi voglio fare i miei migliori auguri. Approfitto, visto che non farò un altro video del genere, anche per farvi tanti auguri per il prossimo anno. Che il prossimo anno sia fondamentalmente un anno fortunato, perché chi ha fortuna, come cade sempre in piedi, per cui è inutile augurare soldi, felicità, amore, lavoro. Io vi auguro di avere nella vita tanta fortuna. Detto questo, basta perché sta diventando melenze e lagnoso. Pure per gli auguri sono riuscito a metterci 12 minuti. Quindi, come al solito, vi saluto con un grandissimo ciao popolo. Alla prossima.